Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a vedere un video un po' diverso dal solito. Vi mostrerò come realizzare questa pressa per l'inserimento di inserti filettati a caldo nei particolari stampati in 3D. Ho deciso di realizzarla in primo luogo perché comunque ho notato che su tutti i progetti che avevo costruito con le viti avvitate direttamente sulla plastica, a lungo andare i filetti cedevano e i progetti si smontavano. In secondo luogo, siccome avevo dismesso una vecchia stampante 3D e tutti i particolari che avevo acquistato come ricambio, quindi carrelli, ruote, cinghie, non potevano essere utilizzati sulla nuova, la Bambulab che ho appena acquistato, quindi non sapendo cosa farne ho deciso di impiegarli per costruire questa pressa. Quindi d'ora in avanti la utilizzerò molto perché in tutti i vari progetti dove sarà necessario andare a fissare i componenti con delle viti, sicuramente andrò a inserire questi inserti che, come vi dicevo, vi garantiscono comunque una durabilità nel tempo molto più elevata, anzi direi quasi infinita, rispetto all'avvitare direttamente la vita nella plastica. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, se il video vi dovesse piacere lasciare un like. Io vi auguro buona visione, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Andiamo ora a vedere tutti i materiali che ci serviranno per realizzare il nostro progetto. Abbiamo qui sulla sinistra tutti i particolari stampati in 3D. Il progetto originale io l'avevo scaricato molto tempo fa, adesso purtroppo non riesco più a trovare il link del sito da cui l'avevo scaricato, volevo lasciarlo nei commenti, a parte che poi praticamente l'ho stravolto completamente al 100% perché gli unici due particolari che sono rimasti tra virgolette originali sono il supporto per le pulegge e il supporto per il saldatore, il resto è stato cambiato totalmente. Vi lascerò quindi il link a questi particolari direttamente sul sito della Bambu, quindi per chi avesse una stampante Bambu si può già scaricare il file pronto per essere stampato, mentre invece per chi non ce l'ha si può scaricare l'STL. Vi lascerò inoltre il file originale di Fusion in modo che se dovete apportare delle modifiche ai file solidi lo potete fare tranquillamente. Abbiamo poi un profilo d'alluminio 20x40 V-slot lungo 30 cm, un saldatore, mi raccomando acquistate il più scarso che trovate perché deve solo scaldare, quindi non deve fare niente di più, viti M3x16 a testa piatta, queste le potete trovare in un qualsiasi brico, hobby o ferramenta, inserti filettati M2x3 diametro 3,2, inserti filettati M3x3 diametro 3,2, 6 ruote V-slot, le classiche per stampante, di cui 4 sono quelle semplici con solo il distanziale, mentre invece 2 sono quelle con eccentrico, le quali permettono la regolazione dello scorrimento del carrello. Queste le potete acquistare come kit sfuse su AliExpress, ma sono molto difficili da trovare, oppure potete acquistare il carrellino completo e poi smontare le ruote. Abbiamo poi due pulegge per perno diametro 3 dentate, qui se le trovate dentate va bene, se le trovate lisce va bene lo stesso, non ci sono problemi. Ci serviranno poi 3 viti con le classiche staffettine per il fissaggio su profilo in alluminio, 2 viti M3x30, 2 viti autofilettanti da ferro 4,8x19, anche queste le potete trovare in una qualsiasi ferramenta, brico, hobby, eccetera. Abbiamo poi questo kit per l'inserimento degli inserti filettati. Potete usare anche il saldatore con la punta normale, ma ve lo sconsiglio, primo perché rovinate la punta, secondo perché con il saldatore di sicuro non riuscite a inserirli diritti, mentre invece questo, avendo la battuta a 90 gradi, vi aiuta moltissimo, e in più, essendoci più contatto, si ha una trasmissione migliore del calore e quindi fate meno fatica a inserire l'inserto dentro la plastica. Abbiamo poi 1 metro di classica cinghia 5 mm da stampante, un set di pesi da gommista, i classici che utilizzano
per equilibrare le gomme. Utilizzeremo diverse viti M2, adesso non sto qui a elencarvele tutte, comunque se avete seguito i miei consigli avete acquistato la cassettina con dentro tutte le viti e di sicuro ce le avete. Per finire utilizzeremo questo kit di inserti filettati di varie misure e varie dimensioni, vanno dall'M2 all'M5, vi lascio comunque anche di questo il link in descrizione. Bene, come prima cosa andremo a montare i nostri inserti sul saldatore. In questo caso utilizzerò il mio per praticità, perché sennò poi l'altro non saprei dove appoggiarlo, quindi svitiamo il fermapunta, togliamo la punta, andiamo a inserire l'inserto che troviamo all'interno della confezione e riavvitiamo il fermapunta. A questo punto, visto che cominceremo con gli inserti filettati di 2, andremo a montare il relativo insertino. Ok, dopodiché mettiamo a scaldare il saldatore, visto che questi sono inserti molto piccoli, sia l'M2 che l'M3, io ho utilizzato 200 gradi. Cominciamo quindi col carrello posteriore, nella parte alta, che è quella più lunga rispetto all'appoggio dei pesi, dove abbiamo il fissaggio della cinghia, andiamo a posizionare 2 insertini M2. Prendiamo ora il saldatore e andandoci a centrare nell'inserto lo andiamo a spingere fino in battuta. Ok, prendiamo ora anche il carrello frontale e allo stesso modo nella parte superiore andiamo a mettere i 2 insertini M2. Scaldiamo, cerchiamo di stare il più dritto possibile. Passiamo ora al supporto del saldatore, questo monta 4 inserti M2, quindi li andiamo a posizionare. Bene, una volta terminato di fissare gli inserti di 2 passiamo a quelli di 3. Andiamo quindi a cambiare il relativo insertino sul saldatore. Andiamo quindi a prendere il supporto per le pulegge e andiamo a posizionare 2 inserti M3x6. Andiamo a scaldarli, ho alzato la temperatura del saldatore a 250 gradi. Questi qui sono molto più complessi da tenere diritti. Andiamo ora a prendere il supporto del saldatore. Nella parte superiore, che è la più piccola, andremo a mettere 2 inserti M3x6. Nel frattempo ho anche alzato la temperatura del saldatore perché 250 era troppo poco, l'ho portata a 300. Nella parte inferiore invece, che è quella più larga, andremo a mettere 2 inserti M3x8.
Cominciamo quindi con assemblare i carrellini. Metteremo le due ruote semplici col distanziale ai due estremi, mentre invece centrale metteremo quella con l'eccentrico, quella che può essere regolata. Quindi andiamo a preparare le ruote col distanziale. Nella parte posteriore infiliamo la ruota e andiamo a mettere il dado. Stessa cosa anche per l'altra, quindi mettiamo la ruota, mettiamo il distanziale . Andiamo a fissare quella con l'eccentrico. In questo caso andremo a posizionare prima l'eccentrico, poi prendiamo la vite, la ruota, mettiamo lo spessorino in ottone, la infiliamo nell'eccentrico e dall'altra parte mettiamo il dado. Ok, il primo carrello è pronto, andiamo a fare la stessa cosa anche con l'altro carrello. E anche l'altro carrellino è stato ultimato, quindi i carrelli sono pronti. Passiamo ora a fissare le pulegge. Prendiamo quindi le due pulegge e le due viti M3x30. Andiamo a posizionare la puleggia . Ok, anche le pulegge sono pronte. Con le viti M3x16 andiamo a fissare anche il supporto del saldatore al carrello frontale. Dopodiché, sempre con due viti M16, andiamo a fissare il morsetto che andrà a stringere il saldatore. Prendiamo ora la base, il profilo d'alluminio 20x40 e le due viti autofilettanti da ferro 4,8x19. Inseriamo quindi il profilo dentro la base e andiamo ad avvitare le due viti. Andiamo a prendere il carrello per il supporto del saldatore e lo andiamo a infilare. Il carrello deve avere un movimento molto fluido, ma non deve avere questo tipo di gioco. Quindi per evitare questo andiamo a stringere la vite d'eccentrico. Dobbiamo appunto trovare il giusto compromesso che ci garantisca la fluidità del movimento, ma senza giochi. Lo allentiamo leggermente . Ok, perfetto. Andiamo ora a mettere anche il carrello per il supporto dei pesi. Vale sempre il solito ragionamento. Andiamo a togliere un po' di gioco .
Andiamo ora a posizionare anche il blocco con le pulegge, mettiamo quindi le viti e andiamo a mettere come prima le solite staffettine per il profilo d'alluminio. Andiamo a inserirli nelle scanalature. Dopodiché le stringiamo. Bene, a questo punto dobbiamo andare a fissare la cinghia. Quindi prendiamo la nostra cinghia e la andiamo a mettere in posizione. Andiamo a posizionare il pressore e lo andiamo a avvitare con due viti M2x6. Quindi andiamo a fare la misura, per cui quando il carrello posteriore si trova completamente in basso, l'altro carrello deve trovarsi completamente in alto. Quindi andiamo punto morto superiore, prendiamo la misura e tagliamo la nostra cinghia. Andiamo a fissare la cinghia con il pressore come avevamo fatto nel carrello posteriore. Andiamo ora a prendere il saldatore, andiamo a sostituire la punta, andiamo a mettere il nostro porta inserti, altra cosa, andiamo a rimuovere questa gomma di protezione in modo che il nostro supporto vada a stringere sulla parte rigida del saldatore. Quindi lo mettiamo in posizione rivolto verso di noi e lo andiamo a bloccare con l'altra parte della ganascia. Lo andremo poi a fissare con 4 viti M2x8. Bene, a questo punto dovrò andare ad equilibrare il mio sistema con tanti pesi da gommista fintanto che il peso nella parte posteriore mi tenga sollevato in posizione di riposo del saldatore. Come vedete ho finito di sistemare tutti i pesi, sono dotati di biadesivo per cui si incollano gli uni sugli altri con molta facilità. In base alla quantità di pesi che ho fissato ho deciso di utilizzare questa velocità di ritorno per il mio saldatore. Nel caso la voleste più lenta mettete meno pesi, nel caso la voleste più veloce mettete più pesi. Ho poi fissato il cavo del saldatore con 2 fascette in modo che non dia fastidio e ho inserito tutti i vari inserti nel porta inserti che ho ricavato nel piede. Ora, come ultima cosa, non ci resta che provarlo. Per eseguire la prova andremo a utilizzare 2 degli inserti più lunghi che ho, quindi un M3x10 e un M3x8. Andiamo quindi a montare l'inserto sul saldatore. Accendiamo il saldatore. Vado a abbassare la temperatura perché è impostato sui 350 gradi e per noi è troppo. Lo portiamo a 300. Andiamo a posizionare il primo inserto che è l'M3x8 e lo andiamo a inserire col saldatore.
Andiamo ora a mettere l'M3x12 e andiamo a inserire anche questo. Per andare a verificare che l'inserto sia perfettamente perpendicolare, andiamo ad avvitare una vite. Come potete vedere, la vite risulta perfettamente diritta. Proviamo anche nell'altro inserto e anche qua la vite è perfettamente diritta. Bene, con questo è tutto, il video finisce qua, spero che vi sia stato utile e spero che vi sia piaciuto. Se così fosse vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!